Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Il mio ideale di relazione familiare. Per me, una relazione familiare ideale è basata sull'amore, il rispetto, la comprensione e la comunicazione. La famiglia è il primo luogo dove impariamo chi siamo, come ci relazioniamo con gli altri e come affrontiamo la vita. Se una famiglia è unita e affettuosa, ogni membro può crescere in modo sano, sicuro e felice. Nella mia idea, i genitori devono essere presenti nella vita dei figli. Non significa solo dare da mangiare o vestiti, ma anche ascoltare, parlare, giocare, aiutare con i problemi scolastici o personali. I genitori devono essere un punto di riferimento, un esempio positivo. Quando i figli sbagliano, i genitori devono correggere con pazienza e amore, non con urla o punizioni dure. È importante spiegare perché qualcosa è giusto o sbagliato. Anche i figli hanno un ruolo nella relazione familiare. Devono rispettare i genitori, ascoltarli, aiutare in casa, dire la verità e partecipare alla vita familiare. Una buona relazione non si costruisce solo con l'autorità dei genitori, ma con la collaborazione di tutti. In una famiglia ideale, ognuno ha un ruolo importante e tutti devono sentirsi ascoltati. Per me, è fondamentale che in famiglia ci sia comunicazione. Parlare ogni giorno, anche solo per pochi minuti, può aiutare a creare fiducia. In molte famiglie, ognuno è impegnato con la scuola, il lavoro o il cellulare e si perde il contatto umano. Invece, è importante mangiare insieme, guardare un film, uscire nel weekend, parlare di emozioni e progetti. Questo crea un legame forte. Nella mia idea di famiglia ideale, non devono esserci segreti importanti. Anche i problemi vanno affrontati insieme. Se un membro ha una difficoltà, come problemi di salute, economici o emotivi, è importante che gli altri siano presenti e pronti ad aiutare. Nessuno dovrebbe sentirsi solo nella propria casa. La famiglia deve essere un posto dove ognuno può essere se stesso, senza paura di essere giudicato. Inoltre, penso che il rispetto sia la base. Rispetto per le opinioni, per le emozioni, per gli spazi personali. Anche se si vive sotto lo stesso tetto, è giusto che ogni membro abbia i propri momenti di libertà e di silenzio. A volte ci sono litigi, ma devono essere risolti con calma e dialogo. Nella mia idea, chiedere scusa non è segno di debolezza, ma di maturità. Penso anche che l'affetto sia importante. Non serve fare grandi regali o gesti speciali. Basta un abbraccio, un messaggio gentile, una parola di incoraggiamento. Sentirsi amati è la base per avere fiducia in se stessi e per affrontare la vita con serenità. In una famiglia ideale, ogni giorno ci sono piccoli segni di amore. I nonni, gli zii e i cugini, nella mia opinione, sono parte della famiglia. Anche se non vivono nella stessa casa, possono dare molto affetto, esperienza e aiuto. Per questo, penso che una relazione familiare ideale includa anche rapporti positivi con la famiglia allargata. Avere una rete di persone che ci vogliono bene è un grande tesoro. Un altro elemento importante è l'uguaglianza. In una famiglia ideale, uomini e donne hanno gli stessi doveri e diritti. Non è giusto che solo la madre cucini o pulisca, o che solo il padre decida le cose importanti. Tutti devono partecipare alle decisioni familiari. Anche i figli, in base alla loro età, possono dire la loro opinione. Infine, la mia idea di relazione familiare ideale include anche momenti di divertimento. La vita non è solo scuola, lavoro e doveri. È bello ridere insieme, viaggiare, fare giochi, cucinare in compagnia o cantare in macchina. Questi momenti restano nella memoria e rendono la famiglia un luogo speciale. Una famiglia ideale non è perfetta, ma è unita anche nei momenti difficili. Ogni famiglia attraversa periodi di stress, cambiamenti o conflitti. Per esempio,
quando un genitore perde il lavoro, quando un figlio ha problemi a scuola o quando ci sono difficoltà economiche. In questi momenti, quello che conta non è evitare il problema, ma affrontarlo insieme. In una buona relazione familiare, i membri si sostengono a vicenda, si parlano e cercano soluzioni insieme. Un altro aspetto che considero importante è la libertà. In una famiglia sana, ogni persona deve sentirsi libera di essere se stessa. I genitori non devono imporre le loro idee, ma aiutare i figli a trovare la propria strada. Questo vale soprattutto per gli adolescenti, che cominciano a costruire la propria identità. In molte famiglie ci sono discussioni perché i genitori vogliono decidere tutto per i figli. Ma credo che, con il dialogo e la fiducia, sia possibile trovare un equilibrio tra regole e libertà. La fiducia, infatti, è fondamentale. Se in famiglia c'è fiducia, è più facile parlare, condividere esperienze e superare i conflitti. Quando un genitore si fida del figlio, il figlio si sente responsabile e rispetta di più le regole. La fiducia si costruisce nel tempo, con piccoli gesti e coerenza. Anche tra fratelli, è importante avere fiducia e imparare a collaborare. I litigi sono normali, ma è importante imparare a risolverli senza violenza. Secondo me, in una famiglia ideale, c'è anche educazione al rispetto delle differenze. Ogni persona ha la propria personalità, i propri gusti, idee e interessi. A volte, i genitori vogliono che i figli siano come loro o seguano le stesse passioni. Ma è meglio lasciare che ogni figlio sviluppi il proprio carattere. Anche tra fratelli e sorelle ci possono essere grandi differenze, ma la famiglia ideale è quella dove tutti si sentono accettati per quello che sono. Credo che anche l'educazione emotiva sia molto importante. In tante famiglie non si parla abbastanza delle emozioni. Invece, è utile insegnare ai bambini e ai ragazzi a riconoscere quando sono tristi, arrabbiati, felici o confusi. Questo aiuta a creare persone più mature e capaci di costruire relazioni sane. I genitori devono dare l'esempio, parlando delle proprie emozioni e ascoltando quelle dei figli. Nella mia idea di relazione familiare ideale ci sono anche regole, ma devono essere giuste e spiegate con calma. Le regole servono per vivere bene insieme e per insegnare responsabilità. Per esempio, aiutare in casa, rispettare gli orari, usare il cellulare in modo corretto. Ma è importante che i genitori spieghino il motivo delle regole e siano pronti ad ascoltare il punto di vista dei figli. Una relazione familiare ideale include anche il perdono. Tutti possono sbagliare, genitori, figli, fratelli. A volte si dicono parole brutte, si fanno errori o si prendono decisioni sbagliate. L'importante è riconoscerlo e chiedere scusa. Il perdono aiuta a mantenere un clima sereno e a non portare rancore. È bello sapere che, anche dopo una discussione, si può sempre ricominciare con amore. Infine, penso che il tempo passato insieme sia uno degli elementi più importanti. Non servono grandi cose, anche cucinare insieme, fare una passeggiata o guardare un film può rafforzare la relazione. Il tempo condiviso crea ricordi felici e fa sentire ogni persona importante. Nella mia famiglia ideale, anche quando si è stanchi o occupati, si cerca sempre di trovare un momento per stare insieme. In conclusione, la mia idea di relazione familiare ideale è quella dove c'è amore, rispetto, dialogo, libertà e sostegno reciproco. Non è una famiglia senza problemi, ma una famiglia che affronta le difficoltà con unione e fiducia. È un luogo sicuro, dove ognuno può crescere, imparare e sentirsi amato per quello che è. Costruire una famiglia così richiede impegno, pazienza e ascolto, ma il risultato è una relazione profonda e duratura. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.